Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Buongiorno a tutti, oggi voglio proporre dei dolcetti facili, senza cottura, senza accendere il forno, buonissimi. Segui la ricetta, se vi piace condividete, si mantengono tranquillamente 3 giorni in frigo, li possiamo congelare ma durano poco perché vanno a ruba e li finirete in un niente. E se la ricetta vi piace, la potete fare anche d'inverno, conservarla e condividete, lasciatemi un commento dal canale di Virginia e grazie a tutti che mi seguite. Una buona estate e alla prossima ricetta dal canale di Virginia. Spero di avervi incuriositi. Andate a vedere la ricetta. A presto! Cominciamo con gli ingredienti per fare dei dolcetti veramente golosi e senza cottura, tutto a freddo. Iniziamo con 1-2 cucchiai di granelle di pistacchio. Io ho messo 2 cucchiai. 2 cucchiai di cacao amaro o dolce. Io ho messo, preparo col cacao dolce, quindi meno zucchero, io utilizzo quello di canna, un cucchiaio del pane raffermo, ce ne va 150 grammi, o a fette o intero, ovviamente del latte. Aggiungo il latte che arrivi a metà, servirebbe 100 grammi, mi regola d'occhio perché tanto più tardi, in 10 minuti, vado a rigirare il tutto, lascio riposare e poi rigiro, poi proseguo con la ricetta. Allora, ho rigirato il pane, l'ho diviso perché io non l'avevo a fette ovviamente e vado a togliere la crosticina del pane e lo metterò da parte, mi rimarrà soltanto la mollica all'interno del pane. Proseguo. Praticamente ho tolto bene la crosticina sopra, se rimane proprio qualche pezzettino fa niente, l'importante è che sia morbido, messa da parte che poi andrò a utilizzarla per un'altra ricetta. Adesso faccio la seconda parte. Se il pane fosse a fette possiamo sempre togliere la crosticina lo stesso, ma si può utilizzare anche il pancarré. Proseguo. Crosticina del pane tolta, adesso è stato strizzato ma non troppo, deve rimanere leggermente umido. Adesso vado ad aggiungere ovviamente lo zucchero, il cacao e la granella di pistacchio. Lo zucchero e il cacao. Andiamo a miscelare con una forchetta. Schiacciamo il tutto rigirando molto bene, rimarrà una leggera poltiglia e se fosse troppo asciutto aggiungiamo 1-2 cucchiai di latte. Miscela dei dolcetti tutta a freddo è pronta. Adesso lascio riposare per mezz'ora in frigo e andrò a mettere una scodella più piccola. Nel frattempo che il composto per i dolcetti di pane raffermo, antispreco, verranno dei dolcetti buonissimi, io cosa ho fatto? Ho messo del sesamo, farò in modo, li tengo sul fuoco rigirando finché non cominciano a scoppiettare, verranno dei dolcetti, dei biscotti gourmet, un paio li passerò nello zucchero e un paio nel sesamo e altri possiamo sempre poi passarli nel cacao. Questo è facoltativo, procedo. Il momento che cominciano a saltare e scoppiettano, come potete vedere, sono pronti. Spengo e poi andrò a preparare. A questo punto abbiamo preparato lo zucchero, i semini che abbiamo tostato e raffreddato, e il cacao. Prendiamo l'impasto e formiamo delle palline con le mani. I nati li possiamo fare rotondi, piatti, come vogliamo. Adesso li vado a ricoprire o di zucchero, di cacao o di semi, come abbiamo deciso, e poi li poso sul piatto di portata. Una parte li ho già passati con lo zucchero velato o se volete con zucchero grezzo, cacao amaro dolce, e qui per ultimo sto passando con i semi di sesamo. Praticamente vado a prendere ancora uno, li ho passati così tutti intorno, sia nello zucchero che nel cacao. Li lascio riposare un paio di minuti, normalmente si mettono in frigo 30 minuti, però possono stare anche, se non è troppo caldo, 10 minuti. Terminati, vi ricordo che prima di servirli almeno 10 minuti in frigo, dai 10 ai 30. Potete congelarli, conservarli in frigo per 3 giorni, si mantengono tranquillamente, hanno un aroma e un profumo eccezionale. Potete sempre farcirli all'interno, volendo con delle granelle di cioccolato
o un pizzico di Nutella prima di chiudere e fare le palline. Se la ricetta vi è piaciuta, questi dolcetti senza cottura, non fatica, non spreco, lasciatemi un commento e condividete. Dal canale di Virginia. A presto e alla prossima ricetta. Grazie!